Se ripercorriamo la nostra eredità spirituale tornando ai primi secoli, troviamo che la Chiesa cristiana fu una religione diffamata. Non era diffusa. Molti dei cristiani dei primi secoli pagarono un prezzo altissimo per la loro fede col sacrificio della loro vita. Il Colosseo a Roma è la testimonianza di questo fatto. Nella Roma pagana, la Chiesa cristiana ebbe filo da torcere, ma una cosa è certa. L'intensità delle persecuzioni mantenne la Chiesa libera dai cristiani di nome o tiepidi. Se si era cristiani, si doveva dare tutto. Non c'era una via di mezzo. Ma nel IV secolo ebbe luogo un evento che cambiò tutto in maniera sostanziale. La conversione di Costantino cambiò il corso della storia per tutto il cristianesimo. Le radici di questo arrivarono fino a qui, a York, in Inghilterra. Nel 306 d.C. Costantino fu proclamato imperatore qui. Il padre, Costanzo, fu in Gran Bretagna dal 305 al 306 d.C. e Costantino rimase con lui fino alla morte. Fu poi proclamato imperatore, ma non sarebbe stata un'impresa facile. Massenzio e Licinio avevano pretese di potere. Prima della battaglia contro Massenzio, Costantino sentì di aver bisogno di maggiore aiuto, non solo dei soldati che aveva, e perciò cercò l'aiuto di Dio. Credette di vedere una croce nel cielo con le parole «Con questo segno vincerai». Lo prese come un segno per convertirsi al cristianesimo e iniziò ad aver luogo un cambiamento epocale. Roma stava passando dall'essere pagana, dal paganesimo, a professare il cristianesimo. Molti storici dibattono sull'autenticità della conversione di Costantino. Fu una convinzione profonda basata sulla Bibbia o fu una mossa politica per tenere unito un impero diviso? Ma una cosa è certa. Dopo la sua conversione nella Chiesa entrarono delle pratiche che prima non erano presenti. Templi pagani furono trasformati in cristiani. Il Pantheon di Roma fu trasformato in chiesa cristiana e i nomi degli dei furono cambiati con i nomi dei santi cristiani. Per esempio Giove diventò San Pietro. E la lista continua. Alcuni furono felici di questi cambiamenti e diedero il benvenuto alla fine delle persecuzioni e al nuovo status, ma ci furono molti cristiani in tutta Europa che opposero resistenza a questi cambiamenti. Per loro le persecuzioni continuarono perché non erano allineati con la Madre Chiesa. Questi cristiani stavano mantenendo la pura fede apostolica tramandata nel corso degli anni. C'erano gruppi sparsi di persone in tutta Europa, nel nord dell'Italia, nel sud della Francia, la Chiesa celtica qui in Gran Bretagna e in altri posti. La Bibbia si riferisce ad essi come alla Chiesa nel deserto, in Apocalisse 12, versetto 6 e 14. Non sempre furono le più grandi, non sempre furono le più numerose, ma Dio ha sempre avuto delle persone a Lui devote, fedeli alla Sua parola. Da questo momento in poi emersero due rami della Chiesa, la Chiesa riconosciuta, ma compromessa, e poi quella perseguitata, spesso meno numerosa, ma pura. La domanda per noi oggi è: di quale delle due facce facciamo parte? Non scendiamo a compromessi con la verità per avere più popolarità. Rimaniamo fedeli a Dio e alla Sua parola, indipendentemente dalla situazione.